Caterina, che era profondamente cattolica, si rifiutò di accettare Enrico come capo supremo della Chiesa d'Inghilterra e continuò a ritenersi, come del resto fecero la maggior parte dell'Inghilterra e dell'Europa, la legittima regina e moglie del sovrano fino alla morte, guadagnando così ampio consenso popolare. In seguito all'annullamento delle sue nozze, Caterina fu costretta a lasciare il palazzo in cui risiedeva. Fece appello a suo nipote Carlo V per ottenere un sostegno. 4 mesi dopo il matrimonio, il 7 settembre del 1533, nacque Elisabetta. Non era il principe forte e robusto che il re si aspettava. Aver avuto un'altra femmina deluse molto Enrico, soprattutto in ragione del fatto che tutti, dai medici reali agli astrologi, avevano predetto la nascita di un figlio maschio. Nel luglio del 1534 Papa Clemente VII scomunicò il re inglese, la sua nuova moglie e l'arcivescovo di Canterbury. Nello stesso anno Papa Clemente VII morì e gli succedette Papa Paolo III, con cui i rapporti peggiorarono sempre di più. Anche sua figlia Maria, che nel frattempo era diventata una giovane donna, come sua madre, non riconobbe mai Anna come la nuova regina e, retrocessa a solo titolo di Lady Mary e dichiarata illegittima, le fu inoltre imposto di far parte del seguito dei servitori della neonata principessa reale. Enrico non volle mai vederla e ordinava che fosse chiusa nelle sue stanze quando si recava a far visita ad Elisabetta. Con la nascita della piccola Elisabetta, Anna temeva che Maria potesse spogliarla del titolo di principessa. Enrico, per tranquillizzare la sua nuova moglie, separò allora le due figlie e mandò Elisabetta a Happy House, dove fu assistita solo dalla servitù personale e da sua madre Anna. Il rapporto matrimoniale tra Enrico ed Anna fu tempestoso. Ai periodi di tranquillità e felicità si alternavano periodi di tensione e forti litigi, dovuti per lo più alle ripetute infedeltà di Enrico, che portavano Anna a violente crisi di pianto e di collera. D'altro canto, Anna si rifiutava di interpretare il ruolo di sottomissione che si aspettava da una moglie reale. La spiccata intelligenza e l'acume politico di Anna erano considerati da Enrico molto irritanti. Quella vivacità e quell'intelletto supponente che l'avevano resa così attraente come amante illecita la resero troppo indipendente per il ruolo di una regina e questo le fece guadagnare molti nemici. Nel 1533, a soli 3 anni dal matrimonio, anche Anna cominciò a perdere il favore di Enrico, da una parte per via del suo carattere indisponente, che le aveva alienato anche le simpatie dei cortigiani a lei più stretti, ma soprattutto perché neppure lei, come Caterina, era riuscita a dare alla luce un figlio maschio. Dopo la nascita della principessa Elisabetta, infatti, Anna ebbe altre gravidanze che si conclusero però con aborti spontanei o con bambini nati morti. Il re iniziò a credere in numerosi pettegolezzi a corte sull'incapacità di Anna di darle un figlio maschio e iniziò a pensare ad un modo per disfarsi anche di lei, ma la coppia reale si riconciliò e nell'ottobre del 1535 Anna scoprì di essere nuovamente incinta. Anna sapeva che suo marito aveva grandi aspettative e sapeva anche che se lo avesse deluso il suo destino sarebbe stato già segnato. Nel frattempo, di salute sempre più malferma, Caterina passò l'ultima parte della sua vita nel castello di Kimbolton e il 7 gennaio del 1536 morì. Nonostante voci insistenti parlassero di un avvelenamento, è probabile che la causa del decesso sia però da attribuire ad un cancro. Lo stesso giorno del funerale della ex regina Caterina, Anna ebbe un aborto spontaneo che la portò a partorire un feto morto. Era un maschio. Molte sono le ipotesi sulle cause che portarono all'ennesima interruzione di gravidanza. Molti ipotizzarono che la causa fosse da attribuire allo shock di Anna per il ferimento di Enrico in occasione di una giostra, in seguito al quale rimase tramortito per qualche giorno. Altri invece diedero la colpa allo spavento che la Bolena si prese quando, entrando in una stanza, vide una delle sue dame di compagnia, Jane Seymour, seduta sulle ginocchia del re. La perdita del bambino segnò definitivamente il suo destino e la notizia dell'ennesimo aborto, per di più di un figlio maschio, causò un irreversibile deterioramento del suo rapporto con il re, che, convinto oltre ogni dubbio circa l'incapacità di Anna di dargli un erede, cominciò a considerare il suo matrimonio frutto di un sortilegio e quindi maledetto da Dio.
Così, già nel marzo del 1536, Enrico iniziò a corteggiare ufficialmente la dama di corte di Anna, Jane Seymour. Preoccupato della instabilità dinastica non garantita appieno da un erede femmina, Enrico, ad aprile del 1536, fece processare Anna per alto tradimento. Il 2 maggio, verso mezzogiorno, venne arrestata e portata nella Torre di Londra. Con l'accusa di essere gli amanti della regina, in quegli stessi giorni furono arrestati suo fratello Lord George Bolena, il musicista di corte Mark Smeaton, il poeta Thomas Wyatt, il cortigiano della Camera della Corona e amico del re fin dall'infanzia Henry Norris, un giovane gentiluomo che faceva parte della cerchia ristretta della regina Francis Weston e William Brereton, cortigiano della Camera privata del re, tutti accusati di alto tradimento e condannati a morte nonostante le prove contro di loro non fossero convincenti. Lo stesso giorno dell'esecuzione dei presunti amanti, l'arcivescovo Thomas Cranmer dichiarò nullo il matrimonio tra Anna e il re e rese illegittima la loro unica figlia Elisabetta. Ebbe inizio così anche la causa contro Anna Bolena, che fu processata per adulterio, incesto, stregoneria e cospirazione per aver tramato con i suoi amanti un piano per uccidere il re. Anna negò con veemenza tutte le accuse e si difese con eloquenza, ma invano. Al termine del processo fu giudicata colpevole, condannata a morte e giustiziata 4 giorni più tardi. Oggi è generalmente accettato che nessuna delle accuse mosse contro Anna fossero attendibili. Il 45enne Enrico, nel frattempo, si interessò ancora di più a Jane Seymour. Jane era meno affascinante di Anna e aveva già 28 anni, un'età ormai avanzata per gli standard dell'epoca, ma era di carattere più mite e agli occhi dei contemporanei appariva come una donna di buon senso. Inoltre era di famiglia molto più nobile di Anna, ma soprattutto la sua famiglia era numerosa, il che faceva presupporre che fosse anche molto fertile. Jane non aveva avuto l'eccellente istruzione di Caterina d'Aragona e Anna Bolena, ma diversamente dalla maggior parte delle donne del suo rango, era in grado di leggere e scrivere. Grazie a suo fratello Edward Seymour riuscì a diventare dama di compagnia prima di Caterina d'Aragona e poi di Anna Bolena. 12 giorni dopo l'esecuzione di Anna, il 30 maggio, si celebrò in segreto il fidanzamento fra Enrico e Jane Seymour e 10 giorni dopo si celebrò il matrimonio. Una nuova legge di successione dichiarò che i figli di Enrico e della nuova regina Jane sarebbero stati i primi nella linea di successione e che Lady Mary e Lady Elizabeth, le sue 2 figlie, erano illegittime. Il 12 ottobre del 1537 Jane diede alla luce l'atteso erede al trono, un figlio maschio, il principe Edoardo. Ma la nuova regina morì pochi giorni dopo, probabilmente a causa di un'infezione causata dal parto. Aveva circa 29 anni ed era stata regina per non più di 18 mesi. La gioia per la nascita di Edoardo fu accompagnata purtroppo dalla tragedia. Enrico VIII rimase profondamente turbato dalla morte della moglie. La perdita dell'unica donna che finalmente era stata in grado di dargli un figlio maschio lo fece cadere in depressione e i suoi problemi di salute, che già lo affliggevano da parecchio tempo, si aggravarono. Addolorato dalla perdita, diede disposizione affinché alla sua morte venisse seppellito nella cappella di San Giorgio del castello di Windsor accanto a lei. Mentre numerose teste rotolavano con accuse di alto tradimento, nel 1537 Enrico aveva superato i 45 anni e a causa degli eccessi alimentari iniziò a diventare obeso e calvo. La precedente reputazione di re brillante, giovane, bello e atletico si trasformò in un uomo tiranno, spesso infermo e malato, in preda ad attacchi improvvisi di ira. È in questo periodo che si iniziò a formare la sua fama sinistra di sovrano spietato, mentre dolorose ferite sulle gambe, dovute con ogni probabilità alla gotta e al diabete, gli impedivano di camminare e lo tormentavano con emorragie e infezioni. I problemi però non erano finiti. In quell'anno l'epidemia di vaiolo imperversò per tutte le strade d'Inghilterra.
Enrico non era tranquillo, aveva solo un figlio maschio e il rischio che Edoardo, già debole e malaticcio, potesse ammalarsi e morire era molto alto. Studi recenti hanno provato a dare una risposta sul motivo per cui le mogli di Enrico, nonostante le numerose gravidanze, persero i bambini o partorirono figli nati morti. Nonostante all'epoca la mortalità infantile fosse molto alta, questo susseguirsi di fallimenti fu considerato anomalo anche all'epoca. Studi recenti hanno avanzato l'ipotesi che Enrico VIII soffrisse della sindrome di McLeod, una malattia genetica molto rara che colpisce solo i maschi. Enrico aveva un gruppo sanguigno molto raro, detto Kell, ed è proprio al suo raro gruppo sanguigno che sarebbero collegate le sue innumerevoli difficoltà riproduttive, nonché disturbi della personalità. L'ipotesi è che il particolare gruppo sanguigno del re di tipo Kell positivo fosse incompatibile con il gruppo sanguigno negativo di tutte le sue mogli. Una donna che resta incinta da un uomo Kell positivo al primo parto ha solitamente un figlio sano, ma questo induce il corpo della donna a produrre degli anticorpi che andranno ad attaccare le gravidanze successive, uccidendo il feto o danneggiandolo, provocando seri problemi dopo la sua nascita. Nel frattempo, il divorzio con Caterina d'Aragona gli aveva fatto guadagnare l'ostilità del nipote di Caterina, Carlo V. Enrico aveva una nuova preoccupazione, temeva che Carlo V potesse allearsi con l'altra potenza cattolica, la Francia, per poi dichiarare guerra all'Inghilterra. Infatti, furibondi per le iniziative intraprese da Enrico, il 18 giugno del 1538 Carlo V di Spagna e Francesco I di Francia siglarono una tregua e si accordarono per reprimere insieme l'eresia protestante che imperversava in tutta Europa, a causa delle idee di Martin Lutero. Il nuovo Papa Paolo III, nel frattempo, emise una bolla papale in cui Enrico veniva nuovamente scomunicato. Il suo primo ministro, Thomas Cromwell, dopo diverse pressioni, convinse Enrico a cercare delle alleanze con i principi tedeschi, che erano nemici della dinastia Asburgo, e lo avvertì del fatto che avesse bisogno di avere un altro figlio maschio, perché l'erede al trono, Edoardo, non godeva di buona salute. Edoardo infatti morirà all'età di 16 anni. Dopo 2 anni di lutto per la morte prematura della terza moglie, Enrico VIII decise di risposarsi. Enrico inviò in giro per la Germania i suoi ambasciatori in cerca di una moglie che avrebbe scelto secondo il suo ritratto. La sua corte scelse Anna di Cleves, una duchessa tedesca, sorella del duca Guglielmo di Cleves, detto il Ricco. Il ducato di Cleves, che non era né luterano e né cattolico, venne visto come un alleato perfetto in caso di un attacco all'Inghilterra. In particolare Cromwell riteneva che l'Inghilterra dovesse entrare a far parte di una lega protestante, nella quale il duca di Cleves aveva un ruolo fondamentale. In questo modo Enrico avrebbe portato ancora più lontano la sua riforma. Il pittore Hans Holbein, detto il Giovane, fu inviato a Cleves per dipingere un ritratto di Anna per il suo re. Dopo aver visto il lusinghiero ritratto di Anna, Enrico decise di sposarla. Nel settembre del 1539 venne siglato il contratto di matrimonio. Ma il primo incontro con Anna si rivelò deludente per Enrico. Nella corte di Cleves non vigevano le innovative idee rinascimentali sull'educazione delle donne. Anna non conosceva né il francese, né il latino, né l'inglese, non sapeva né cantare né suonare e mancava completamente della raffinata educazione che aveva contraddistinto Caterina d'Aragona e Anna Bolena. Il ritratto dipinto da Hans Holbein mostrava una fanciulla di bell'aspetto che nella realtà risultava essere però molto meno attraente rispetto al dipinto. Pare infatti che Anna non avesse una carnagione perfetta, probabilmente per le cicatrici del vaiolo che all'epoca erano molto comuni. Il sovrano dichiarò pubblicamente che l'aspetto della sposa lo disgustava. Le nozze si celebrarono comunque il 6 gennaio, non appena Anna si convertì alla chiesa anglicana. Ma nonostante l'elegante abito e i capelli sciolti, Anna continuava a non attrarre il difficile del sovrano, a cui gli risultò difficile anche consumare il matrimonio. Si dice che il re avesse definito la sua nuova sposa una cavalla delle Fiandre e che il re, dopo il matrimonio, giocasse a carta con lei, tutto
tutta la notte per evitare qualsiasi situazione di intimità. Dopo pochi mesi dal matrimonio, Enrico aveva già allacciato una nuova relazione con una nuova damigella di corte, Caterina Howard, ed era fermamente convinto ad annullare il matrimonio con Anna, che oltre a non piacerle si era rivelato politicamente svantaggioso. Il pretesto ufficiale fu un precedente contratto di fidanzamento stipulato tra Anna e il duca Francesco I di Lorena. Il 24 giugno Anna fu informata dell'annullamento del suo matrimonio e non gli rimase altro che acconsentire. L'annullamento fu poi ufficializzato il 13 luglio. In seguito all'annullamento le fu conferito il titolo di amatissima sorella del re, col diritto di avere un appartamento in ogni palazzo reale e una rendita annua di 25.000 sterline. Dopo l'annullamento il rapporto fra i due rimase molto cordiale. In qualità di membro onorario della famiglia reale, Anna fece regolarmente visita a corte, dove fu sempre accolta con riguardo e strinse un'intensa amicizia con entrambe le figlie di Enrico, Maria ed Elisabetta. Il fallimento del matrimonio di Anna di Cleves distrusse però anche Cromwell, che fu incolpato da Enrico di averlo persuaso a sposarla e ad allearsi con il ducato di Cleves. Anche lui, come molti altri, stava per unirsi al lungo elenco di uomini brillanti che vennero condannati a morte per l'irrazionalità del sovrano. Enrico era diventato un uomo pericoloso, sempre sospettoso, irritabile e totalmente imprevedibile. Thomas Cromwell, oltre ad essere il consigliere più stimato del re, era figlio di un artigiano e aveva scalato diversi gradini della scala sociale molto velocemente. Fu lo stesso Cromwell che contribuì a progettare l'annullamento del matrimonio del re con Caterina d'Aragona. Fu sempre lui che architettò la caduta di Anna Bolena e fu lui la mente che organizzò la soppressione dei monasteri sconvolgendo dalle sue radici il sistema medievale e trasformandolo in un sistema amministrativo più adatto alle esigenze di un moderno Stato nazionale. Ma il re aveva bisogno di incolpare qualcuno per l'ennesimo matrimonio andato a male. Thomas Cromwell venne condannato a morte senza processo e poi decapitato sulla Tower Green il 28 luglio del 1540. Enrico si pentì tutta la vita per l'esecuzione di Cromwell. 8 mesi dopo l'esecuzione accusò i suoi ministri di aver tramato per far cadere Cromwell con false accuse e disse di aver capito solo alla fine che Cromwell era il servitore più fedele che avesse mai avuto. Passò il resto della sua vita a lamentarsi della sua esecuzione. La notevole bellezza di Caterina Howard aveva conquistato l'attenzione del re. Adesso Enrico pesava 127 kg, aveva una gamba ulcerosa ed era goffo nei movimenti, ma decise che lei sarebbe stata la sua quinta moglie. Caterina Howard, oltre ad essere la damigella di corte di Anna di Cleves, era anche nobile di nascita, di bell'aspetto, giovane e affascinante, ma soprattutto era la nipote del potentissimo duca di Norfolk e cugina di Anna Bolena. Ma nonostante l'alto lignaggio, Caterina era cresciuta in condizioni di relativa povertà. Il padre infatti passò gran parte della sua vita sommerso dai debiti. La madre di Caterina morì quando lei era ancora una bambina, mentre il padre morì poco prima che Caterina entrasse in servizio di Anna di Cleves attorno al 1539. Enrico ne rimase subito colpito ed iniziò a corteggiarla assiduamente. Un mese dopo la separazione dalla sua quarta moglie, il 49enne Enrico sposò la 18enne Caterina Howard. La minuta ed elegante Caterina non era innamorata del suo re, ma lo rispettava, mentre Enrico era molto innamorato della sua nuova moglie, che definiva una rosa senza spine. Le aveva ridato la giovinezza. Ma la pace di Enrico non durò a lungo. Quando il re e la regina, appena rientrati da un lungo giro nel nord dell'Inghilterra, assistettero alla messa nella cappella di Hampton Court, l'arcivescovo di Canterbury, Thomas Cranmer, gli fece consegnare una lettera in cui gli rivelò i segreti scandalosi della regina, elencando tutte le sue colpe. Prima di arrivare a corte, Caterina aveva vissuto la sua infanzia dalla duchessa vedova di Norfolk, che si occupò anche della sua educazione. Durante gli anni trascorsi sotto la tutela della duchessa, Caterina rimase coinvolta in una serie di scandali. Il primo scandalo risale al 1536, anno in cui la duchessa di Norfolk aveva assunto un giovane musicista del posto, Harry Mannox. Caterina all'epoca dichiarò che alle gentili e lusinghiere insistenze di Mannox
Gli permisi diverse volte di toccare e sfiorare le parti segrete del mio corpo, cosa che per onestà io non avrei dovuto permettergli e lui non avrebbe dovuto chiedermi. Il secondo scandalo fu la relazione che Caterina ebbe con un certo Francis Derham, un giovane che viveva a pagamento dalla duchessa di Norfolk e che ebbe conseguenze più serie del primo scandalo. I due infatti si chiamavano reciprocamente marito e moglie. Caterina all'epoca aveva dichiarato: Francis Derham con molte lusinghe mi piegò ai suoi propositi viziosi e ottenne prima di giacere sul mio letto in falsetto e calzamaglia, poi dentro il letto e infine giacque nudo con me e fece con me quel che fa un uomo con sua moglie, molte e svariate volte, ma quanto spesso non lo so. Secondo le leggi dell'epoca, una promessa di matrimonio anche non formale, se veniva seguita dalla consumazione effettiva, veniva considerato un matrimonio vero e proprio. Nonostante questo, però, l'interesse che Caterina aveva sull'uomo che all'epoca reputava suo marito svanì quando entrò a corte a servizio di Anna di Cleves. Nel 1540, proprio a corte, Caterina conobbe il giovane ed ambizioso Thomas Culpeper, che era anche un uomo della Camera del Re, e intrecciò una relazione con lui. È in questo periodo che Enrico si interessò a lei. L'anno successivo al matrimonio con Enrico, Caterina nominò come suo segretario personale Francis Derham, l'uomo che in passato chiamava suo marito, probabilmente nel tentativo di comprare il suo silenzio sul loro passato. Nonostante fosse divenuta regina, Caterina riprese la sua relazione con il cortigiano della Camera del Re, Thomas Culpeper. I due passavano molto tempo insieme e spesso da soli nel cuore della notte, sotto la copertura delle damigelle di corte della regina. Per Enrico queste erano tutte prove inconfutabili. Caterina non era vergine al momento delle nozze e per di più, secondo il diritto canonico, non era libera di contrarre un ulteriore matrimonio. Questo poteva costare a Caterina un semplice annullamento delle nozze, come era stato fatto con la sua prima moglie, la cattolica Caterina, ma quello che fece adirare il re era la relazione di Caterina con uno dei suoi favoriti, Thomas Culpeper, quando era per di più già regina. Sia Culpeper che la regina negarono di avere una relazione, ma a prova di questo c'era una lettera che Caterina scrisse a Thomas Culpeper, nella quale scriveva: «Il mio cuore muore al pensiero di non poter stare sempre con te, tua fino alla fine dei miei giorni». Il destino di Caterina era segnato. Derham e Culpeper furono arrestati, torturati, giudicati colpevoli di alto tradimento e giustiziati. Le loro teste furono esposte sul London Bridge per giorni, prima di essere poi appese nelle gallerie della torre. Pochi giorni dopo, anche Caterina fu arrestata e rinchiusa nella torre di Londra. A seguito delle ammissioni di Derham e Culpeper durante la loro tortura, l'arcivescovo Thomas Cranmer suggerì a Caterina di appellarsi al precedente fidanzamento con Francis Derham e alla loro consumazione. Questo avrebbe annullato il matrimonio con il re, vanificando ogni accusa di adulterio e le avrebbe salvato la vita. Ma Caterina rifiutò, dichiarando che tra lei e Derham non c'era stata nessuna promessa di matrimonio e che lui avrebbe usato la violenza. Accusata di aver condotto una vita scandalosa e di aver intrapreso relazioni extraconiugali, fu decapitata all'alba del 13 febbraio del 1542, insieme a Lady Rochford, colpevole a sua volta di aver coperto la regina nelle sue fughe d'amore. Caterina aveva solo tra i 18 e i 21 anni. L'anno successivo il re si sposò per la sesta e ultima volta con la ricca vedova Caterina Parr. Enrico, ormai obeso ed anziano, era attratto da Caterina Parr principalmente perché lei rappresentava l'antitesi di Caterina Howard. Era virtuosa, raffinata, un'abile conversatrice, conosceva molto bene il greco e il latino ed Enrico credeva che sarebbe diventata anche una piacevole infermiera e compagna per la sua vecchiaia, data la sua situazione. Caterina Parr aveva cominciato a frequentare la corte e aveva intrecciato una relazione con Thomas Seymour, fratello della defunta regina Jane Seymour. Ma Enrico, che cercava una nuova moglie dopo la decapitazione di Caterina Howard, l'aveva notata e Caterina fu obbligata ad accettare la proposta di matrimonio. Caterina Parr, a differenza di Caterina Howard, non aveva un passato da nascondere. Tutti sapevano che era rimasta vedova per ben 2 volte. Il loro matrimonio fu altalenante. Caterina, che era una donna di eccezionale cultura, si scontrò quasi subito con Enrico per questioni religiose. Caterina era infatti protestante, mentre Enrico, nonostante lo scisma con la Chiesa di Roma, nel suo intimo era ancora cattolico.
Nonostante questo, però, Caterina ebbe il merito di aver fatto riconciliare Enrico con le sue prime due figlie, Maria ed Elisabetta, e a garantire qualche anno di serenità alle due sorelle. Grazie a questa riconciliazione con il padre, Maria ed Elisabetta furono reinseriti nella linea di successione al trono dopo Edoardo. Caterina fu anche in buoni rapporti con Edoardo. L'atteggiamento troppo favorevole verso la riforma protestante che Caterina mostrava la rese sospetta agli occhi di alcuni esponenti cattolici, come il vescovo e il cancelliere del regno, che nel 1546, periodo in cui in Europa si accentuò la repressione verso i dissidenti cattolici, tentarono di metterla in cattiva luce presso il re. Enrico si era convinto ad autorizzare il suo arresto, ma Caterina, avvertita per tempo del complotto, riuscì a riconciliarsi con Enrico, sostenendo che aveva discusso di religione soltanto per distrarlo dalle sofferenze fisiche, e si sottomise. Gli ultimi anni di vita di Enrico furono segnati dall'aggravarsi della gotta, dal diabete e da un forte declino fisico e mentale, culminato nelle accuse continue di eresia e tradimento contro la moglie Caterina Parr. Le condizioni di salute di Enrico peggiorarono e la sua imminente morte divenne più probabile. Enrico, infatti, dopo alcuni giorni di agonia, in cui non riusciva nemmeno a parlare, morì poco dopo, nel palazzo di Whitehall a Londra, il 28 gennaio del 1547, all'età di 55 anni. Fu seppellito come da lui richiesto nella cappella di San Giorgio, vicino al corpo di Jane Seymour, la moglie che aveva amato di più. Dopo la morte di Enrico, Caterina Parr poté finalmente sposarsi con l'uomo che amava, Thomas Seymour. Il matrimonio fu celebrato in segreto, perché si riteneva non conveniente che la regina si risposasse in così poco tempo dopo la morte del re, ma Caterina morì di parto l'anno successivo. Nonostante i suoi 6 matrimoni e la sua spietata condotta, Enrico ebbe il merito di unire il Galles alla corona inglese e di conquistare l'Irlanda. Con un patto parlamentare il re diventò anche capo supremo della Chiesa irlandese. Alla morte di Enrico gli succedette suo figlio Edoardo, che salì al trono all'età di 6 anni. Si concluse così un regno di sangue e terrore, durato quasi 38 anni.